Buongiorno a tutti da Bruno Pepi. Oggi vi parlo di Eva, chi fu e cosa dovremmo imparare dalla sua vita. Eva è una figura nel libro della Genesi nella Bibbia ebraica. Secondo la storia di origine delle religioni abramitiche è stata la prima donna, ma un certo dibattito all'interno del giudaismo ha dato anche che la posizione di Lilith. Eva è anche conosciuta come la moglie di Adamo. Secondo il secondo capitolo della Genesi, Eva fu creata da Dio Yahweh, prendendola dalla costola di Adamo, per essere la compagna di Adamo. Adamo è incaricato di custodire e mantenere il giardino prima della sua creazione. Non è presente quando Dio comanda ad Adamo di non mangiare il frutto proibito, sebbene sia chiaro che era a conoscenza del comando. Decide di mangiare il frutto proibito dell'albero della conoscenza del bene e del male, dopo aver sentito l'argomento del serpente che non l'avrebbe uccisa, ma le avrebbe portato benefici. Condivide il frutto con Adamo e prima che potessero mangiarne anche dell'albero della vita, vengono espulsi dal giardino dell'Eden. Le chiese cristiane differiscono nel modo in cui considerano la disobbedienza di Adamo ed Eva a Dio, spesso chiamata la caduta dell'uomo, e per le conseguenze che tali azioni hanno avuto sul resto dell'umanità. Gli insegnamenti cristiani ed ebrei a volte tengono Adamo, il primo uomo, ed Eva a un diverso livello di responsabilità per la caduta. Insieme ad Adamo, la Chiesa cattolica, per antica tradizione, riconosce Eva come santa e la tradizionale festa liturgica dei Santi Adamo ed Eva è stata celebrata il 24 dicembre fin dal Medioevo in molte nazioni europee, tra cui l'Estonia, Germania, Ungheria, Lituania e nazioni scandinave. Etimologia. Eva in ebraico, Havak, ed è più comunemente creduto dire vivente o fonte di vita, poiché è foneticamente simile ad Haya, vivere, dalla radice semitica HYW. Hawak è stata paragonata alla dea Urrita e Pat, che nelle lettere di Amara è indicata come adorata a Gerusalemme durante la tarda età del bronzo. È stato suggerito che il nome Epat possa derivare da Kbau, una donna che fu la prima sovrana della terza dinastia di Kish. È stato suggerito che anche il nome ebraico Eva assomigli a una parola aramaica per serpente, lingua aramaica antica, aramaico. L'origine di questa ipotesi etimologica è il gioco di parole rabbinico presente in Genesi Rabak 20:11, utilizzando la somiglianza tra Eber Havak e Aram Haiwa. Nonostante il suo uso ideologico rabbinico, studiosi come Julius Warnehaus e Theodor Noldeke hanno sostenuto la sua rilevanza etimologica. Gerda Lerner postula che la storia della nascita di Eva dalla costola di Adamo possa avere avuto origine del mito mesopotamico di Enki e Nahushart. In questo mito Enki mangia piante velenose che gli danno malattie. Sua moglie Nishuhan crea quindi diverse divinità per curare ciascuno di questi disturbi. Uno di loro, Ninti, è destinato a guarire la costola di Enki. Il nome di Ninti significa sia la signora della costola che la signora della vita. Questa associazione tra costola e vita è simile a quella che si trova in Eva, il cui nome è legato alla vita e che nacque da una costola. Nella Genesi, creazione, in Genesi 2:18-22, la donna è creata per essere Ez-Er-Ki, Negdo, un termine che è notevolmente difficile da tradurre per l'uomo. Ki Negdo significa accanto, opposto, una controparte a lui, ed Ezer significa intervento attivo per conto dell'altra persona. La donna è chiamata Ishak, donna, con una spiegazione che ciò è dovuto al fatto che è stata presa da Ish, che significa uomo. Le due parole non sono infatti collegate. Più tardi, dopo che la storia del giardino sarà completata, le verrà dato un nome, Hawak, a Eva. Questo significa vivente, in ebraico da una radice che può anche significare serpente. Una lunga tradizione esegetica sostiene che l'uso di una costola dal lato dell'uomo sottolinea che sia l'uomo che la donna hanno uguale dignità, poiché la donna è stata creata dalla stessa materia dell'uomo.
modellata e animata dagli stessi processi. In effetti la parola tradizionalmente tradotta rib in inglese può anche significare lato, camera o trave. Rib è un gioco di parole in sumeru poiché significa sia costola che vita. Dio creò Eva da Hat, Misal Otaiv, tradizionalmente tradotto come una delle sue costole. Il termine può significare curva, zoppicare, avversità e lato. La lettura tradizionale è stata recentemente messa in discussione da teologhe femministe che suggeriscono che dovrebbe invece essere resa come letterale, laterale, sostenendo l'idea che la donna sia uguale all'uomo e non suo subordinato. Tali azioni a lettura elementi comuni come Aristofane, storia dell'origine, dell'amore e della separazione dei sessi di Platone e Simposio. Un suggerimento recente basato sulle osservazioni che uomini e donne hanno lo stesso numero di costole. Una piccola struttura si trova nel pene di molti mammiferi, ma non nell'uomo. Cacciata dall'Eden, Eva si trova nella narrativa dell'espulsione dell'Eden di Genesi 3, che è caratterizzata come una parola o racconto di saggezza nella tradizione della saggezza. Questa posizione narrazione è attribuita a già vista dal documentario ipotesi dovute all'uso di Yahweh. Nella narrazione dell'espulsione dell'Eden viene scambiato un dialogo tra un serpente con le gambe e la donna, 3.1.5. Il serpente è identificato in 2.19 come un animale creato da Yahweh tra le bestie dei campi. La donna è disposta a parlare con il serpente e a rispondere al cinismo della creatura ripetendo il divieto di Yahweh di 2.17. Il serpente contesta direttamente il comando di Yahweh. Adamo e la donna peccano, 3.6.8. Yahweh interroga Adamo che incolpa la donna, 3.9.13. Il Signore allora sfida a spiegargli la donna che incolpa il serpente che è stato maledetto a strisciare sul suo ventre, perdendo così le membra. La pronuncia divina di 3 giudizi viene quindi sposta contro tutti i colpevoli, 3.14.19. Un oracolo di giudizio e la natura del delitto vengono prima imposti al serpente, poi alla donna e infine ad Adamo. Dopo che il serpente è stato maledetto da Yahweh, la donna riceve una punizione che incide su 2 ruoli primari, la gravidanza e la sua relazione di servitù con il marito. Segue poi la punizione di Adamo. La reazione di Adamo, il nome di Eva e Yahweh, come fabbricano indumenti di pelle, sono descritti in una narrazione concisa 3.20-21. Il racconto del giardino termina con una conversazione Elohim che determina l'espulsione della coppia e l'esecuzione di quella delibera, 3.22-24. Eva, madre dell'umanità, Eva e le donne dopo di lei, è condannata a una vita di dolore e travaglio durante il parto e ad essere sotto il potere di suo marito. Adamo ed Eva ebbero 2 figli, Caino e Abele, Cain ed Ehel. Il primo coltivatore della terra e il secondo pastore. Dopo la morte di Abele, Eva diede alla luce un terzo figlio, Set, da cui discende Noè. Quindi l'intera umanità moderna. Secondo la Genesi, Set nacque quando Adamo aveva 130 anni. Un figlio a sua somiglianza e a sua immagine. Genesi 5.4 dice che Eva ebbe figli e figlie oltre a Caino, Abele e Set. In altri lavori, alcuni concetti come il serpente identificano Satana, il peccato di Eva, come tentazione sessuale, o la prima moglie di Adamo come Lilith. Provengono da opere letterarie trovate in vari apocrifi ebraici, ma non si trovano da nessuna parte nel libro della Genesi o nella Torah stessa. È ricordata nel De Malieribus Claris, raccolta di biografie di donne storiche e mitologiche dell'autore fiorentino Giovanni Boccaccio, composta nel 1361-62. È notevole come la prima raccolta dedicata esclusivamente alle biografie delle donne nella letteratura occidentale. Eva in paradiso. Icona armena 1305, Biblioteca Boldeiana. Gli scritti che trattano questi argomenti sono letteratura esistente in greco, latino, slavo, siriaco, armeno e arabo che risale all'antico pensiero ebraico. I loro concetti influenti furono poi adottati nella teologia cristiana, ma non nel giudaismo moderno. Ciò segnò una spaccatura radicale tra le 2 religioni.
Alcune delle più antiche porzioni ebraiche di apocrifi sono chiamate prima di Adam e letterature dove alcune opere furono cristianizzate. Esempi di opere cristianizzate sono il libro di Adamo ed Eva, noto come conflitto di Adamo ed Eva con Satana, tradotto dalla Ge'ez etiope di Salmon Cesar Malan 1882. È un'opera originale siriaca intitolata Cave of Creatures Ures, ha strette affinità con il conflitto come notato da August Dillman. Nel libro ebraico L'alfabeto di Ben Sira, Eva è la seconda moglie di Adamo, dove Lilith è la prima. In questa versione alternativa entrata in Europa dall'Oriente nel VI secolo si suggerisce che Lilith sia stata creata contemporaneamente dalla stessa terra Sumerian Ki, come pari ad Adamo, simile alla babilonese Lilut, Sumerian Enlil, moglie di Enlil. Lilith si rifiuta di dormire o di servire sotto Adam. Quando Adam cercò di costringerla nella posizione inferiore, lei volò via dall'Eden, nell'aria, dove copulava con i demoni, concependone altre centinaia ogni giorno. Una derivazione dell'arabo Jin, Dio mandò 3 angeli dietro di lei che minacciarono di uccidere la sua prole se si fosse rifiutata di tornare da Adamo. Lei rifiuta, lasciando che Dio faccia una seconda moglie per Adamo, tranne questa volta dalla sua costola. La vita di Adamo ed Eva e la sua versione greca, Apocalisse di Mosè, è un gruppo di scritti pseudopigrafici ebraici che raccontano la vita di Adamo ed Eva dopo la loro espulsione dal giardino dell'Eden verso la loro morte. Il libro deuterocanonico di Tobia afferma che Eva fu data ad Adamo come aiutante. Punto di vista religioso. Giudaismo. Nel primo racconto della creazione Elohim si dice che maschio e femmina Elohim li crearono, Genesi 1,27, che è stato interpretato per implicare la creazione simultanea dell'uomo e della donna, mentre il secondo racconto della creazione afferma che Yahweh creò Eva dalla costola di Adamo perché era solo, Genesi 2,18. Quindi, per risolvere questa apparente discrepanza, alcuni rabbini medievali suggeriscono che Eva del secondo racconto e la donna del racconto di Elohim fossero 2 individui separati, Eva e Lilith. La creazione di Eva, secondo il rabbino Giosuè, è che Dio ha deliberato da quale membro avrebbe creato la donna e ha ragionato con se stesso così: non devo crearla dalla testa di Adamo perché sarebbe una persona orgogliosa e ritirerebbe la testa alta. Se la creo dall'occhio, allora vorrà curiosare in ogni cosa, se dall'orecchio vorrà udire ogni cosa, se dalla bocca parlerà molta, se dal cuore invidierà gli uomini, se dalla mano desidererà prendere ogni cosa, se dai piedi sarà gagliarda. Perciò la creerò dal membro che è nascosto, cioè dalla costola, che non è nemmeno visto quando l'uomo è nudo. Secondo il Midrash della Genesi Rabba e altre fonti successive, Caino aveva una sorella gemella e Abele aveva 2 sorelle gemelle, oppure Caino aveva una sorella gemella di nome Lebuda e Abele una sorella gemella di nome Quelimat. La credenza ebraica tradizionale è che Eva sia sepolta nella grotta di Macpela. Midrash Rabbak, Genesi 8:1. Interpretata maschio e femmina li creò per significare che Dio originariamente creò Adamo come ermafrodita. In questo modo Adamo era fisicamente e spiritualmente maschio e femmina. Dio in seguito decide che non è bene che Adamo sia solo e crea gli esseri separati da Adamo ed Eva. Questo promuove l'idea di 2 persone che si uniscono per raggiungere l'unione dei 2 spiriti separati. La prima letteratura rabbinica contiene anche la tradizione che ritraggono Eva in maniera meno positiva. Secondo Genesi Rabbak 18,4, Adamo si rende presto conto che Eva è destinata a litigare costantemente con lui. La prima donna diventa anche oggetto di accuse ascritte al rabbino Giosuè Sikinin, secondo il quale Eva, nonostante gli sforzi divini, si è rivelata testa gonfia, civettuola, origliatrice, pettegola, incline alla gelosia, dalle dita leggere e galoppante. Libid 18.2. Una simile serie di accuse appare in Genesi Rabbak 17.8, secondo la quale la creazione di Eva dalla costola di Adamo piuttosto che dalla terra la rende inferiore ad Adamo e mai soddisfatta in nulla. Infine, i mali più gravi attribuiti a Eva compaiono in Genesi Rabbak
17:8. Perché un uomo esce a capo scoperto mentre una donna esce con la testa coperta? È come chi ha sbagliato e si vergogna delle persone, perciò esce con il capo coperto, perché le donne camminano davanti al cadavere a un funerale. Perché hanno portato la morte nel mondo, camminano dunque davanti al cadavere, poiché è portato dalla tomba, e tutti gli uomini si tirano dietro, come erano innumerevoli prima di lui. Giobbe 21:32. E perché le fu dato il precetto delle mestruazioni di Dac, poiché versò il sangue di Adamo causando la morte, perciò le fu dato il precetto delle mestruazioni, e perché era il precetto della pasta halal dato a lei, perché ha corrotto Adamo, che era la pasta del mondo. Quindi le è stato dato il precetto della pasta, e perché le è stato dato il precetto delle luci di Sabbat Nurot Sabbat, poiché ella estinse l'anima di Adamo, le fu dato il precetto delle luci del sabato. Oltre a ciò, la prima letteratura rabbinica contiene numerosi casi in cui Eva è accusata di varie trasgressioni sessuali, detto in Genesi 3:16 che il tuo desiderio sarà per tuo marito. È accusata dai rabbini di avere un impulso sessuale troppo sviluppato, Genesi Rabat 27, e di attirare costantemente Adamo, Ibid 23:5. Tuttavia, in termini di popolarità e diffusione del testo, il motivo di Eva che si accoppia con il serpente primordiale ha la priorità sulle altre sue trasgressioni sessuali. Nonostante il pittoreismo piuttosto inquietante di questo racconto, è trasmesso in numerosi luoghi, Genesi Rabbah 18:6, Sotak 9b, Sobat 145b, 146a, eccetera, eccetera. Cristianesimo. Alcuni padri della Chiesa primitiva interpretano secondo Corinzi 11:3 e 1 Timoteo 2:13-14 che l'Apostolo Paolo promosse il silenzio e la sottomissione delle donne a causa dell'inganno di Eva da portare del serpente, della sua tentazione ad Adamo di mangiare il frutto fatale e della trasgressione mangiando del frutto stesso. Tertulliano disse alle sue ascoltatrici, all'inizio del secondo secolo, che esse sono la porta del diavolo, e proseguì spiegando che tutte le donne sono responsabili della morte di Cristo. Per il tuo deserto, cioè la morte, anche il figlio di Dio doveva morire. Sant'Agostino, nei suoi excursus sulla narrativa autunnale nella Genesi, che condusse alla dottrina cattolica del peccato originale, incolpò Adamo del peccato piuttosto che Eva. Il suo ragionamento era che, poiché il peccato risiede nell'anima e non nel corpo, e poiché ha capito che il rapporto riproduttivo comprende un contributo materiale, corporeo della femmina e un contributo spirituale dell'anima del maschio, allora il peccato originale non poteva essere basato sulle trasgressioni di Eva. Piuttosto, il suo peccato era sia perdonabile perché fu ingannata dal serpente, sia senza conseguenze per la storia umana perché non poteva trasmettere il peccato ai suoi discendenti. Adamo, d'altra parte, aveva piena conoscenza del suo peccato. Per lussuria scelse una vita di peccato con la donna piuttosto che una vita con Dio. Anche questo insegnamento agostiniano è radicato in Paolo. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo. Romani 5:12. Gregorio di Tours riportò che nel terzo concilio di Macon, 585 d.C., alla presenza di 43 vescovi, un vescovo sostenne che la donna non poteva essere inclusa sotto il termine uomo, poiché era responsabile del peccato di Adamo ed Eva e aveva un'anima carente. Tuttavia il suo caso è stato rifiutato e non ha spinto ulteriormente la questione. Eva, nell'arte cristiana, è solitamente raffigurata come la tentatrice di Adamo e spesso durante il Rinascimento il serpente nel giardino è raffigurato con un volto di donna identico a quello di Eva. È stata anche paragonata al mito greco-romano di Pandora, responsabile di aver portato il male nel mondo. Alcuni cristiani affermano che la monogamia è implicata nella storia di Adamo ed Eva poiché una donna viene creata per un uomo. L'essere presa dal suo fianco di Eva implica non solo il suo ruolo secondario nello stato coniugale, 1 Corinzi 11:9, ma sottolinea anche l'intima unione tra marito e moglie e la dipendenza di lei da lui.
Nel cristianesimo convenzionale Eva è una prefigurazione di Maria, madre di Gesù, talvolta chiamata anche la seconda Eva. Gnosticismo. Nello gnosticismo Eva è spesso vista come l'incarnazione del supremo principio femminile, chiamato Barbelo. È equiparata alla fanciulla di luce di Sofia, creatrice della parola Logos di Dio, alla Trigaiter Tuiu Photos o semplicemente alla Vergine Parthenos. In altri testi è identificata con Zoa e Vita, in altri testi gnostici come l'Apostasi degli Arconti Laptis Sofia è identificata con la figlia di Eva, Norea, moglie di Set. Nell'Islam, Eva nell'Islam, la sposa di Adamo, è menzionata nel Corano in 2:30, 39, 7, 11, 25, 15, 26, 42, 7, 16, 61, 18, 50, 20, 110, 124, 38, 71, 85, ma il nome Eva in arabo Hawa non viene mai rivelato o utilizzato nei Corano. Eva è menzionata per nome solo negli Hadith. I resoconti di Adamo ed Eva nei testi islamici, che includono il Corano e i libri della Sunnah, sono simili ma diversi tra quelli della Torah e della Bibbia. Il Corano riporta un racconto in cui Dio creò un'anima e creò da essa la sua compagna e disperse da entrambi molti uomini e donne. Quran 4.1. Ma ci sono hadith che sostengono che la creazione della donna da una costola, Sahih Bukhari 455 548, Bukhari 762, Muslim 3749. Eva non è accusata di aver indotto Adamo a mangiare il frutto proibito, né c'è il concetto di peccato originale. Al contrario, il Corano indica che ne mangiarono ed erano entrambi responsabili di quella trasgressione. Corano 20, 121, 122. Ci sono hadith successivi narrati da Abu Hurairik, la cui autenticità è contestata, che sostengono che Maometto disegna Eva come l'epitome del tradimento femminile. Narrato Abu Hurairik, il profeta disse: se non fosse per Bani Israele la carne non marcirebbe, e se non fosse per Eva nessuna donna tradirebbe mai suo marito. Sahih Bukhari, Hadith 611, volume 55. Una versione identica ma più esplicita si trova nel secondo libro più rispettato di narrazioni profetiche, Sahih Muslim. Abu Hurairik, che Allah sia soddisfatto di lui, e ha riferito che il messaggero di Allah, che la sua pace sia su di lui, ha detto: se non fosse stato per Eva, la donna non avrebbe mai agito infedelmente verso suo marito. Hadith 3471, volume 8. Eva nella fede Bahá'í. Nella fede Bahá'í il racconto di Eva è descritto in alcune domande con risposta. Abul Bahá descrive Eva come un simbolo dell'anima e che contiene misteri divini. La fede Bahá'í sostiene che il racconto di Eva nelle precedenti tradizioni abramitiche sia metaforico. Cosa dovremmo imparare dalla vita di Eva? Risposta. Eva nella Bibbia fu la moglie di Adamo, il primo uomo creato da Dio. Eva fu la madre di Caino, Abele, Set e altri figli e figlie. Genesi 4:1, 2, 25, 5:4. Eva fu la prima donna, la prima moglie e la prima madre nella storia del mondo. Il nome Eva proviene dalla parola ebraica Kavak, che significa vivente o vita. Fu chiamata Eva perché era la madre di tutti i viventi. Genesi 3:20. Dio la creò dopo aver permesso ad Adamo di rendersi conto che non c'era tra gli animali un compagno adatto a lui, ovvero che non c'era altra creatura come lui stesso. Dunque, Dio creò Eva come controparte di Adamo. Eva fu creata ad immagine di Dio proprio come Adamo. Genesi 1:27. Mentre vivevano nel giardino dell'Eden, Dio diede un comando ad Adamo ed Eva. Disse loro di non mangiare da un albero chiamato l'albero della conoscenza del bene e del male, in quanto li avvertì: il giorno in cui avessero mangiato il frutto di quell'albero sarebbero sicuramente morti. Genesi 2:17. La Bibbia non ci dice per quanto tempo Adamo ed Eva abbiano vissuto nel giardino senza incidenti, ma ad un certo punto Eva si abbandonò alla tentazione di mangiare dall'albero proibito. Fu ingannata dal serpente, 1 Timoteo 2:13, 14, una creatura usata da Satana, secondo la credenza generale. Il serpente piantò il dubbio nella mente di Eva, chiedendole se Dio avesse davvero detto di non mangiare il frutto dell'albero. Genesi 3:1.
In seguito il serpente mentì ad Eva: voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Genesi 3, 4, 5. Eva prese un frutto e lo mangiò, poi ne portò uno al marito, Adamo, il quale lo consumò. Adamo ed Eva capirono immediatamente ciò che prima non avevano saputo. I loro occhi furono aperti sia al bene che al male, ma Dio non aveva mentito. La morte fu una conseguenza della disobbedienza di Adamo ed Eva. Quindi la morte colpì l'intera razza umana come conseguenza dell'inganno perpetrato ad Eva e della scelta di peccare compiuti da Adamo. Furono date ad Eva e a tutte le sue figlie due maledizioni particolari. Prima di tutto Dio moltiplicò i dolori del parto di Eva. In secondo luogo egli dichiarò che la relazione tra uomo e donna sarebbe stata caratterizzata dal conflitto. Genesi 3,16. Queste due manifestazioni si sono dimostrate vere nella vita di ogni donna nel corso di tutta la storia. Non importa quante scoperte mediche si possano raggiungere, partorire è sempre un'esperienza dolorosa e stressante. E a prescindere da quanto diventi progressista una società, la relazione tra l'uomo e la donna rimane una lotta di potere, una battaglia dei sessi piena di conflitti. Eva fu la madre di tutti i viventi e anche la prima a sperimentare queste maledizioni specifiche. Tuttavia, Eva verrà redenta insieme ad Adamo grazie al secondo Adamo, ovvero Cristo, il quale fu senza peccato. Romani 5, 12, 14. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo è spirito che dà la vita. 1 Corinzi 15, 22 e 45. Bene, grazie a tutti per avervi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato utile e abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, idem su YouTube, oppure su WhatsApp al numero 339 3461 889. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate con il mio nome Bruno Pepi, oppure sul nuovo canale dei Salmi, oppure sul nuovo canale della Bibbia Antico e Nuovo Testamento, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento, con i vari personaggi biblici. Bene, arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video.